Gli aggettivi numerali danno indicazioni precise sulla quantità o sull'ordine di successione del nome a cui si riferiscono. Esempi: ho mangiato 3 mele, è la 4ª volta che mi telefona. Questa settimana hai un doppio impegno. Nella lingua italiana gli aggettivi numerali si suddividono in 3 gruppi: numerali cardinali come 1, 2, 3, numerali ordinali come primo, secondo, terzo, numerali moltiplicativi come doppio, triplo, quadruplo. Vediamo prima quali sono gli aggettivi numerali cardinali e le loro proprietà, a seguire quelli ordinali e moltiplicativi. Gli aggettivi numerali cardinali indicano in modo preciso la quantità di persone, animali o cose di cui si parla. Esempi: ho comprato 6 bicchieri e 4 piatti. Nel cortile ci sono 3 cani. I numerali cardinali coincidono con la serie illimitata dei numeri e sono tutti plurali e invariabili, a eccezione di 1 e 1000. 1 infatti ha la forma femminile una, mentre 1000 ha la forma plurale 1000. Esempi: uno scoiattolo, una pesca, 2000 isole, 6000 alberi. Il numerale 1 si comporta come l'articolo indeterminativo 1. Si tronca in un davanti ai nomi maschili singolari che iniziano per vocale o per consonante, eccetto però quelli inizianti per X, Y, Z, S più consonante, i gruppi consonantici ñ, pn, ps e quelli per I più vocale, davanti ai quali uno resta invariato. Si usa invece una femminile di 1 davanti ai nomi femminili singolari che iniziano sia per consonante sia per vocale. In quest'ultimo caso una a volte può elidersi in un. Alcuni esempi: ho visto un gatto e un alano, dammi uno yogurt e una fetta di torta, Paola ha incontrato un'amica. Il numerale 3 non va mai accentato perché è un monosillabo. I suoi composti però richiedono obbligatoriamente l'accento acuto. Ecco degli esempi: 23, 33, 83. Milione e miliardo invece sono dei nomi, per questo hanno il plurale. Esempi: 2 milioni, 7 miliardi. I numerali cardinali si possono scrivere in lettere o in cifre. Si scrivono in cifre, in testi tecnici o scientifici, nei calcoli matematici, per esprimere pesi, misure, prezzi, altezza, lunghezza, eccetera, per indicare ore, date, numeri di abitazioni, eccetera. Esempi: 2 più 3 uguale 5, 15 maggio 2021. Il fiume Po è lungo 650 km. Si scrivono invece in lettere in qualsiasi altro testo, come ad esempio nei testi letterari, colloquiali e così via. Esempi: 2 bambine giocano nel prato, nello stagno ci sono 8 rane. Ed ora parliamo degli aggettivi numerali ordinali. Gli aggettivi numerali ordinali indicano l'ordine di successione, il posto che una persona, un animale o una cosa occupa in una serie numerica ordinata, in un elenco o una lista. Ecco un paio di esempi. Laura si è classificata al 2° posto. Il 6° piano di un palazzo è luminosissimo. Gli ordinali, a differenza dei cardinali, sono variabili in genere e in numero e concordano con il nome a cui si riferiscono. Ecco alcuni esempi. A Giovanni è stato assegnato il primo premio. È la prima volta che viaggio da sola. Sono i miei primi diari.
Le prime gite sono emozionanti. Ad ogni numero ordinale corrisponde un numero cardinale. I primi 10 ordinali però hanno una forma propria. Vediamo quali sono. Al numero cardinale 1 corrisponde il numero ordinale primo, al 2 secondo, al 3 terzo, al 4 quarto, al 5 quinto, al 6 sesto, al 7 settimo, all'8 ottavo, al 9 nono, al 10 decimo. Dall'11° in poi gli ordinali si formano aggiungendo il suffisso esimo al cardinale corrispondente privato della vocale finale. Facciamo qualche esempio. Al numero cardinale 11 corrisponde il numero ordinale 11°, al 12 12°, al 13 13°, al 20 20°, a 24 24°, a 50 50°, a 100 100°. I composti di 3 e di 6 però non perdono la vocale finale. Nel primo caso perché nei composti di 3 l'ultima vocale è accentata, nel secondo caso perché il dittongo finale di 6 è accentato. Esempi: 23°, 43°, 26°, 56°. Si considerano numeri ordinali anche ultimo, penultimo, terzultimo e così via. Gli aggettivi numerali ordinali si possono scrivere in lettere come primo, terzo, quinto. I numeri arabi seguiti in apice dal segno di un piccolo cerchietto per il maschile e dal segno di una piccola A per il femminile, come nei seguenti esempi: primo, terzo, quinto, prima, terza, quinta. I numeri romani privi di segni esponenziali, come in questi esempi: primo e prima, terzo e terza, quinto e quinta. I numeri romani si usano soprattutto per indicare secoli e con i nomi di sovrani e pontefici. Esempi: il XX secolo, Napoleone III, Papa Paolo VI. Ora vediamo quali sono le particolarità degli aggettivi numerali. Di norma gli aggettivi numerali si premettono al nome a cui si riferiscono. Ci sono però dei casi in cui è consigliabile o obbligatorio posizionarli dopo il nome, ad esempio con i nomi di pontefici e sovrani o nella numerazione di capitoli o parti di testo. Alcuni esempi: Federico V, Pio IX, capitolo VI, scena prima. Tutti gli aggettivi numerali possono essere sostantivati, cioè essere usati come nomi. Inoltre possono svolgere la funzione di pronomi, cioè essere usati al posto del nome. Facciamo degli esempi. Mia figlia ha una 600, il quinto non riceve nessun premio. Enea mangia il doppio di prima. C'erano 3 libri, ma ne ho presi 2. Serena abita al 3° piano, Sara al 2°. Adesso parliamo invece degli aggettivi numerali moltiplicativi. Gli aggettivi numerali moltiplicativi indicano quante volte una quantità è maggiore rispetto a un'altra e sono sempre scritti in lettere. I più usati sono i seguenti: doppio, ossia 2 volte maggiore, triplo, 3 volte maggiore, quadruplo, 4 volte maggiore, quintuplo, 5 volte maggiore. Alcuni esempi: ho chiesto una doppia razione di riso. Ieri hai ricevuto una tripla mancia. Tutti gli altri sono usati raramente.
Al loro posto, infatti, si usa il corrispondente cardinale seguito dal sostantivo volte. Si avrà così 6 volte, 7 volte, 8 volte, eccetera. Ecco un esempio. Questo libro è 7 volte più pesante del tuo. I moltiplicativi doppio, triplo, quadruplo, quintuplo, eccetera, sono variabili in genere e in numero, ma si usano soprattutto al singolare, prima o dopo il sostantivo a cui si riferiscono. Vi sono inoltre aggettivi numerali moltiplicativi che indicano che una cosa è costituita da un certo numero di parti, che ha un certo numero di funzioni o che può essere usati in un certo numero di modi. Tra essi più usati sono duplice, triplice, quadruplice. Esempi: il mio telecomando ha una duplice funzione. Ha presentato la domanda in triplice copia. Riportiamo ora delle tabelle con numerali cardinali e numerali ordinali, numeri arabi e numeri romani. Chi lo desidera può visionarle.